Ciao a tutti amici di Vanilla, la peste nera, bubbonica, polmonare, la morte nera. L'abbiamo sentita chiamare in molti modi e ormai tutti abbiamo impressa nella mente la maschera a punta del celebre medico della peste, un cliché del terrore utilizzato in moltissime occasioni. La peste in Europa ha ammazzato milioni di persone, difficile quantificarle perché in passato non esisteva un controllo demografico tanto preciso quanto quello odierno. Arriva in Europa nel 1347, sbarca a Messina, poi si diffonde in tutto il continente. Nel primo giro fa fuori circa un terzo della popolazione, mentre nei decenni successivi torna ciclicamente e miete un numero di vittime folle, se raffrontato con la letalità odierna di malattie simili. Non sto a fare il paragone col Covid perché un po' ha stancato. Quando arriva in città si è già certi che una parte rilevante della popolazione diventerà cadavere entro poche settimane, al più mesi, e la vita quasi si blocca. La metà, un terzo, nessuno può dirlo, ma nel giro di poco ci si troverà con un numero impressionante di corpi da gestire, per di più infetti e potenzialmente ancora pericolosi. E questo gli antichi lo sapevano benissimo, ma se la sepoltura di un buon cristiano non può essere subordinata alla paura del contagio e quindi bisogna trovare spazi per consegnare alla terra quanto la terra ha generato, ci sono città in cui questo aspetto non è un problema enorme, ma ce ne sono altre dove trovare uno spazio disponibile per seppellire tante persone che muoiono nell'arco di qualche mese è un compito impossibile. Ed eccoci a Venezia. Prima di continuare, siamo in un periodo complesso per Vanilla, chiedo a tutti voi di fare clic sul tasto iscriviti e di iscriversi anche al gruppo WhatsApp. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. In questo periodo di censura economica sugli argomenti controversi, così vengono definiti, abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto e di avere un canale diretto, quindi il canale WhatsApp, non filtrato dalla censura degli algoritmi. Grazie mille. Di fronte alla Basilica di San Marco, in una mattina dell'agosto del 2018, alcuni operai che stavano scavando il terreno si sono imbattuti in un ritrovamento macabro. 2 teschi e poi altre ossa appartenevano a 2 persone lì sepolte chissà quanti anni prima. Ma quei 2 teschi erano solo il primo dei tantissimi ritrovamenti di sepolture che sarebbero seguiti negli anni successivi. Il tema dell'acqua alta qui a Venezia è stato affrontato col Mose, che si attiva a partire dalla previsione di marea di più di 120 cm. Ma di fronte alla Basilica, per evitare danni prima che il Mose entri in funzione e per quelle maree più basse, è stata realizzata una barriera in vetro che protegge la chiesa, appunto. I lavori di scavo per l'installazione della barriera sono stati realizzati negli ultimi 3 anni e proprio qui di fronte sono stati trovati moltissimi resti umani come teschi e ossa. Soltanto nel giugno del 2022 dal selciato della Basilica sono venuti fuori 15 scheletri, fra cui anche un teschio, con i denti perfettamente conservati, una rarità per quel periodo. Tutti questi scheletri risalgono a un periodo compreso fra il XIV e il XV secolo e rappresentano la normalità per quanti si occupano di scavare a Venezia, una città sull'acqua che ha fatto un'enorme fatica a trovare un luogo di sepoltura per tutti, fino alla realizzazione del cimitero di San Michele nel 1807. Qualche anno prima, nel 1804, Napoleone Bonaparte aveva vietato le sepolture in città, ma la pratica di inumare i cadaveri a Venezia era andata avanti per secoli. Addirittura fra Piazza San Marco e Piazzetta San Marco, lo spazio racchiuso fra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana, è stato individuato un vero e proprio cimitero medievale, Camposanto, su cui sorge uno degli spazi pubblici più celebri al mondo. Ma quante persone si trovano sepolte sotto il selciato di Venezia? È impossibile quantificare i morti di secoli e secoli di epidemie, ma possiamo dare qualche numero approssimativo. Durante la prima ondata nel 1348, a Venezia morirono circa 40.000 persone su una popolazione di 110.000 residenti, 40.000 cadaveri che trovarono posto nei luoghi più disparati, ma non è difficile immaginare che le persone più ricche venissero sepolte in città.
Dopo la prima ondata giunse la seconda, già nel 1423, quando le cronache riportano che morivano circa 40 persone al giorno, su una popolazione già provata dalla pestilenza di 70 anni prima. In quell'occasione venne costruito il primo lazzaretto della storia sull'isola di Santa Maria di Nazareth, nella quale venne realizzata una struttura con 200 posti letto che doveva accompagnare le persone alla morte lontano dalla città. Lì, nel lazzaretto vecchio, nel 2007, sono emersi dalla terra ben 1500 scheletri, ma sono solo una parte di tutti i corpi sepolti. Il lazzaretto nuovo, costruito nel 1468, serviva invece a ospitare le navi per la quarantena. Le misure adottate dai veneziani si rivelarono straordinariamente efficaci e la terza ondata di peste arrivò solo nel 1575-77, quando su una popolazione di 150.000 persone ne morirono un terzo, circa 50.000. Fra loro il più celebre è certamente il pittore Tiziano Vecellio, autore di alcune delle opere che ancora oggi rendono Venezia uno scrigno di tesori. Durante questa ondata di peste, i morti sul lazzaretto vecchio arrivavano a essere anche 500 al giorno, una cifra che obbligò i veneziani a seppellire i cadaveri in ampie fosse comuni. La fine della peste del 1577 fu talmente attesa dai veneziani che venne edificata la chiesa del Redentore sull'isola della Giudecca, qui alle mie spalle, e si diede inizio alla festa omonima, che ancora oggi, ogni anno, la terza domenica di luglio, riempie la città di turisti e abitanti. L'ultima epidemia cittadina risale al 1630, quando Venezia era già arrivata alla considerevole cifra di 140.000 abitanti. Ne morirono circa un terzo, 50.000, una letalità alla quale oggi non riusciamo più nemmeno a pensare, ma che nel passato era la quotidianità di quelle città invase dal morbo. Alla fine della pestilenza venne edificato un altro simbolo della città, la chiesa della Madonna della Salute a Punta della Dogana, che ogni anno, il 21 novembre, celebra la fine di quella terribile epidemia. Il cimitero dell'isola di San Michele arrivò solo nel 1807. Prima i veneziani potevano essere sepolti direttamente in città, addirittura dal 1630, sotto almeno 1,5 metri di terra per disposizione delle autorità cittadine. Le sepolture venivano realizzate in tutti quei luoghi con sufficiente spazio per ospitare l'enorme numero di cadaveri che nel giro di pochi mesi si accumulavano fuori dalle case. In moltissimi campi cittadini, a Venezia esiste solo una piazza che è Piazza San Marco, i cimiteri si trovano in prossimità della chiesa oppure verso il centro della piazza, dove c'era più spazio, e si possono riconoscere perché la pavimentazione è leggermente più elevata rispetto alle altre aree del lastricato. Un tempo molti di questi luoghi venivano chiamati Campi dei Morti per indicare la destinazione d'uso, ma col passare dei secoli i toponimi sono finiti per essere dimenticati e gli unici testimoni dei luoghi precisi di sepoltura sono le ossa, che appaiono quando vengono fatti dei lavori nella pavimentazione. Le leggi italiane sulla conservazione dei beni culturali impongono che quando ci si imbatte in degli scheletri oppure dei resti umani, si debba avvisare immediatamente la soprintendenza ai beni culturali. Per le ossa scoperte recentemente a San Marco, l'archeologa Sara Bini si sta occupando di svolgere analisi sugli scheletri, dei quali per ora si può solo dire che appartenessero a persone di elevato status sociale, vista la sepoltura di fronte alla Basilica di San Marco. Ma le ossa non si trovano soltanto nei campi e nella piazza della città, arrivano a sfociare anche nelle acque della laguna con un meccanismo semplice. A causa di un traffico sempre maggiore di imbarcazioni turistiche, ma anche commerciali, spesso a motore, le isole di Venezia sono soggette a un fenomeno di erosione delle coste, per cui gli scheletri sepolti nelle parti più vicine all'acqua possono staccarsi dal terreno e finire a mollo. Capita così che di tanto in tanto vengano segnalati scheletri nelle reti dei pescatori o avvistati da imbarcazioni civili o militari. Alcuni di questi sono persino potenzialmente pericolosi perché i batteri della peste possono sopravvivere per secoli quando vengono sepolti in terreni umidi.
Il grande turismo nautico di Venezia, per il quale è stata approvata da poco una legge contro il passaggio delle grandi navi di fronte alla città, passavano proprio qua nel canale della Giudecca, potrebbe essere una causa sempre maggiore di disagi, non solo per i vivi, ma anche per i morti della città.